Cuoricini, cuoricine, come state? Tutto bien? Riposatissimi dalle vacanze, siamo tornati io e Kitty, con un pizzico di malinconia, mi siete mancati in questo periodo e oggi andiamo a farci una bella stesa interattiva che parlerà di cose che devono succedere da, adesso fino ai prossimi 2, massimo 3 mesi. Subito dopo la sigla, con 3 varianti a scelta, qualcosa sta per accadere? Prova a vedere. Prepariamo le nostre 3 varianti per questo interattivo. Dal titolo "Qualcosa sta per accadere", prova a vedere. Mi piace fare questi titoli in rima, trovo che, abbiano un non so che di magico, come solito vi ricordo che è un interattivo, e come tale va considerato. Se non fa riferimento o non risuona con la vostra situazione, lasciatelo andare, passate oltre perché significa che non è per voi. Vi ricordo anche che questo video, questo interattivo, ha validità da quando viene visto, indipendentemente dalla data di pubblicazione, quindi vale anche se lo vedete fra 1 mese, 2 mesi, anche 1 anno, a prescindere da quando viene pubblicato, perché a volte me lo chiedete nei commenti e così lo sapete già. Aggiungo ancora queste carte e andiamo un po' a vedere qualcosa che sta per accadere. Variante numero 1, con le chiavi che aprono e chiudono porte. Per la variante numero 2 l'elefantino che simboleggia la forza. E per ultima, ma non meno importante, la variante numero 3 con l'angioletto, che sono i desideri. Quindi focalizzatevi bene su una di queste 3 varianti o questi 3 mazzetti, gli oggettini, insomma quello che volete voi. E andiamo a vedere questo qualcosa che sta per accadere. Vi lascio un po' di tempo per pensare. Ok, chiavi. Suerte per voi. Andiamo a vedere questo. Sono un po' pesanti, queste chiavi. E rumorose. Andiamo a vedere questo qualcosa che sta per accadere. Parliamo da adesso ai prossimi 2, massimo 3 mesi. Innanzitutto vediamo chi sei tu, chiave. Beh, la chiave è sicuramente un segno d'aria, Gemelli, Bilancia e Acquario, ma potrebbe anche essere un segno di terra, Toro, Capricorno, Vergine, o avere un ascendente in uno di questi segni. Chiave, ti vedo una persona giovane o molto giovanile, anche insomma nel modo di fare, nel modo di vestire, insomma è perché ho lui. Penso che tu sia una persona giovanile, una persona molto passionale, di quelle che, insomma, quando fa un qualcosa lo fa perché veramente ci crede,
perché si appassiona, insomma, non tanto per fare. Ti vedo un qualcuno che in questo momento o nei mesi scorsi, può essersi impegnato, tanto in un qualcosa e circa questo qualcosa, deve essere successo, un fatto inaspettato, una possibile anche chiusura. Qui è una torre, un fatto inaspettato, una chiusura, un qualcosa che, mhmm, non ci si aspetta, un qualcosa che, può far riferimento a un qualcosa che tu sogni, o, sul quale ti sei fatta o fatto anche, delle aspettative, qua ci sono delle aspettative, dei sogni, un qualcosa che, insomma, vorresti o avresti voluto realizzare. Ti vedo una persona oltre che giovanile anche molto dolce, con questa regina di coppe. C'è, oltre che la passione, anche una dolcezza, un'empatia, ecco, per me è la regina di coppe, empatia, dolcezza, ma allo stesso tempo sei un qualcuno al quale non gliela racconti, come si suol dire, perché ti vedo molto attenta o attento, a ciò che, ti succede o a quello che fanno o dicono le persone intorno a te. Insomma, sognatori sì, mh, ma anche molto attenti e realisti, quelli che hanno scelto la variante della chiave. Andiamo avanti. Continuo a parlare di te e poi andiamo a vedere questo qualcosa che ti sta per accadere. Io qua ci vedo che tu puoi aver fatto o stai per fare, qui c'è un carro, un possibile cambio di casa, o che vuoi fare, un viaggio, un qualcosa, dove, potrebbe essere coinvolta, ecco, una persona, nella fattispecie qua abbiamo un re di coppe, ehm, un uomo innamorato o una donna innamorata, insomma, si stanno guardando gli uomini. Qui c'è un un qualcosa che, un viaggio che tu vuoi fare, o un cambio di casa, o un trasloco verso un posto che ami veramente, veramente tanto, Mi viene da dirti questo. Ci sono delle possibili titubanze, circa, questa situazione, nonché un qualcosa, nel quale tu non ci vedi troppo chiaro con questa luna. La luna sono anche dubbi, paure, ecco, incertezze. Questo matto mi riconferma un po' questa carta della torre, in quanto questo fatto inaspettato è sicuramente stato veramente, per te, inaspettato, Diciamo che, con questo matto non si sa, ecco, proprio bene ciò che, ecco, vogliamo fare, piuttosto che, siamo un pizzico spiazzati, quelli della variante chiave. Diciamo che, penso, mhmm, con questa carta di questa ruota, che ci sia in questo momento nella tua vita una situazione che va a ripetersi,
Si ripete forse con una dinamica, che è possibile che magari, mhmm, ti piace, ma allo stesso tempo anche no, eh. Più che altro perché c'è questa torre che mi fa pensare questo. Chiave, ricordati che la vita, ti offre sempre, una seconda possibilità e si chiama domani, giusto per farti capire. Quindi, se in questo momento vedi sempre su questa torre, ci sono delle paure, ci sono delle ansie, ehm, abbiamo questa carta dell'appeso, ti dico che, con questa giustizia, tu hai la capacità, di andare a riprendere eventualmente questa situazione, e portarla a tuo favore. Sei una persona, alla quale a mio avviso piace parlare, piace comunicare. Ti vedo tanto utilizzare internet, i social, insomma, mhmm, potresti essere ecco, molto appassionata anche se vogliamo, di YouTube, guardare video, fare ecco, se non addirittura, magari hai anche tu un canale piuttosto che ti vedo molto social, chiave. Adesso però, questa era un po' la premessa che faceva riferimento a te. E andiamo a vedere, questo qualcosa che sta per accadere. Può essere una qualsiasi cosa, in base a ciò che le carte, mi diranno per te. Guarda, non a caso, sia con il primo mazzo e sia adesso con il secondo, vedi, qui avevamo questa torre, spero di riuscire a fartelo vedere, questa torre, il matto, le paure e adesso ci è uscito un 3 di spade, che è una sofferenza al cuore fondamentalmente, Io sono dell'idea che tu, sia qui per vedere, diciamo, questa stesa, perché c'è un qualcosa che è successo, un fatto che tu non ti aspettavi e che ti ha causato sicuramente sofferenza al cuore. Però io adesso devo parlarti di questo qualcosa che succede. Ti dico questo: carta del giudizio, 10 di spade, il diavolo che c'è uscito per ben 2 volte. Allora, a mio avviso, tu dovresti mettere da parte, queste inquietudini, queste paure, magari ecco, potresti anche essere particolarmente nervosa o nervoso circa una situazione. Perché questo? Perché con questo 10 di spade per te va a chiudersi un ciclo, un qualcosa che è finito, un qualcosa, che bisogna abbandonare, per andare verso, ad un qualcosa di nuovo, di diverso. Per me un 10 di spade, sta a significare quello. Con questo 3 di spade mi viene da dirti che non devi permettere alle ferite di trasformarti in quello che non sei, chiave. Perché hai la possibilità o la capacità, di andare a, migliorare, lo vedi qui abbiamo questo 9 di denari, questa donna, che fondamentalmente può essere soddisfatta, questa donna o questo uomo, io parlo, maschile e femminile, convertite voi, il senso della carta, ehm, puoi stare bene, di fatto stai bene, penso che tu sia comunque
lavorativamente parlando, una persona realizzata, una persona che ha delle possibilità, ma allo stesso tempo, ecco, si lascia un po', come dire, condizionare, trascinare troppo in una situazione che ti ha, ferita, ti ha un possibile Tre di spade potrebbe essere anche un tradimento, un qualcosa che non ti aspettavi, insomma. Cos'è che sta per accadere? Un cambio di ciclo, prima di tutto, un qualcosa che va a finire per iniziare sotto una luce diversa. Andando avanti, io ci vedo, sì, effettivamente con questo 9 di spade la paura, l'ansia, di intraprendere, di abbandonare ciò che è stato, per intraprendere questo qualcosa di nuovo, di diverso. E se non permetterai alle ferite di trasformarti in ciò che non sei, io sono sicura qua che, una volta abbandonata questa situazione, che per me può far riferimento al tuo passato, hai la possibilità di ripartire con dei progetti nuovi, questo è un 7 di coppe, è una carta che ci parla di progetti, di iniziative, di un qualcosa, che comunque, si può andare a realizzare, quindi, cosa sta per accadere? A mio avviso qui sta per accadere, una rinascita. Andiamo a lasciarci alle spalle, ciò che è stato, ciò che ci ha deluso e che ci ha fatto soffrire, per ricominciare a fare dei progetti, in tal senso, nel senso, per farti capire, ciò che magari prima non consideravi perché potevi essere troppo presa o preso in una situazione che probabilmente non ti apparteneva, ciò che sta per accadere, a mio avviso, è ricominciare a guardare, ecco, verso la vita, guardare la vita, ecco, in un'ottica diversa. Ci vedo un movimento per te, un viaggio che andrai a fare, che devi fare, lo vedi? Anche qui abbiamo il carro. E se parliamo di sentimenti, devo dirti questo, che qua ho la carta della fiamma gemella, anima gemella. Cosa significa? Che probabilmente andando ad abbandonare una situazione che non ti appartiene, hai la possibilità, ecco, di incontrare questa persona o una nuova persona. Qui abbiamo, questa carta che potrebbe significare, ecco, con questo 2 di coppe, anche un incontro, ecco, imminente, con una persona, c'è la carta della forza, qui stiamo parlando di sentimenti. Per me, fa molto riferimento a un viaggio, a uno spostamento che tu andrai a fare. Se, parlando ecco di un'altra cosa, se hai chiesto un aiuto circa questi progetti che tu stai facendo o che andrai a fare, un aiuto a qualcuno, un appoggio, sappi che, loro qua ci fanno vedere che arriva l'aiuto, un appoggio
da qualcuno, vedi? L'avevo appena detto, mago e sole. Quindi circa dei progetti che stai facendo, arriva l'appoggio, l'aiuto di un qualcuno, e queste 2 carte sono molto positive, mago e sole, la riuscita, mh. Mhmm, beh, con 2 assi, asso di denari e asso di bastoni, chiave, devo dirti che qui, mhmm, come si suol dire, andiamo a nozze, a livello di, energia, a livello di positività di una stesa, non a caso sul mago e, sul sole. Allora, ruota della fortuna, cosa sta per accadere? Per me qua c'è un cambio di ciclo, un cambio di energia, che dipende da te, mh. Quindi, se tu riesci a lasciarti alle spalle, ciò che ti ha fatto male, e riesci ecco a, come dire, ritrovare un'energia, perché qui questa è una carta di pigrizia, una carta di svogliatezza, di non aver voglia di fare, piuttosto che crogiolarsi, nei propri pensieri, e andando a ritrovare, ecco, questa energia positiva di questi 2 assi, mh, io penso che, vedi, qui loro ci dicono che si va a sperimentare una rottura con una persona, vedi, imperatore e torre. L'imperatore, talvolta ha anche un carattere autoritario, un carattere insomma un po' manipolatore, che non ci gusta tanto, come si suol dire. Qui si va a sperimentare una rottura con una persona, può essere non necessariamente, un partner, può essere anche un amico, una qualsiasi persona, ecco, che ti ha delusa o deluso, a favore di questo re di coppe. Quindi, mhmm, cosa significa? Che chiusa una porta si apre un portone, mi viene da dirti questo, chiave. E circa dei progetti che tu stai facendo, che possono anche essere lavorativi, possono anche essere insomma, questo lo sai tu, c'è la riuscita piena, con l'appoggio di qualcuno però, mi dicono. Quindi facciamoci aiutare, perché troverai persone disposte, ecco, a darti questo aiuto. È possibile che tu debba dare le spalle, torno a dirtelo, ad un qualcuno, in funzione di questo cambiamento, che può essere addirittura chiudere con una persona per far sì che questo imperatore diventi un re di coppe, che quindi cambi, e che si dimostri magari un pochino più romantico, come si suol dire. Prendo ancora una carta degli arcani maggiori per te, per un consiglio finale. Vediamo cosa ci dicono. Quindi hai capito, questo qualcosa che sta per accadere. Per me è un cambio, che dipende da te. Vediamo gli arcani maggiori che cosa ci dicono. Per le chiavi. Abbiamo la papessa. La papessa sa cos'è giusto fare, qual è la mossa giusta, anche a costo di fare un passo indietro e di ritirarsi, di, insomma, isolarsi anche se vogliamo, per meditare, per pensare. La papessa per me è una carta, di riuscita, perché
Oltre che l'intuito, la papessa ha un'intuizione, insomma, sa cos'è più giusto, cos'è meglio fare, e anche, la carta di una persona che non sbaglia, anche a costo di fare un passo indietro nelle situazioni, però sa sempre qual è la cosa giusta da fare. Ti do ancora un messaggio da questo mazzo qui, le carte degli angeli, vediamo. Così poi metti insieme il tutto, e magari può essere, ecco, più utile per te avere più indizi circa questa situazione. Vediamo, che cosa ci dicono per te. Mh. L'avevo giusto detto. Sembra sembra farlo apposta. È ora di cambiare prospettiva. Hai il dono di saper vedere al di là della situazione attuale, immaginando possibilità incredibili. Abbi fiducia. L'apparente immobilità che avverti mentre riformuli i tuoi progetti avrà presto termine. Prendi consapevolezza della tua unicità e permettile di porsi al tuo servizio. Chiave, ti ho detto tutto. Questo sembra esattamente il riassunto di quello che ci ha detto la stesa per te. E avanti con questa papessa. Ricorda che, la vita è un po' come uno specchio, ti sorride se la guardi sorridendo. Questo mi sembra lo dicesse Gimmo, non vorrei sbagliarmi. Okay? Chiave? Quindi sorridiamo, e adelante. Adelante, chiave. Elefantino, suerte per te. Andiamo a vedere questo qualcosa che sta per accadere, innanzitutto vediamo chi sei tu. Elefantino. Elefantino sei, di un segno di fuoco, Ariete, Leone, Sagittario, ma potresti anche essere, di un segno d'aria, Gemelli, Bilancia e Acquario, o avere un ascendente in uno di questi segni. Chi sei tu, Elefantino? Sei un qualcuno che, a mio avviso, ha un grande dono. Ti sembrerà scontato quello che ti ho detto, nel senso che, è chiaro che ognuno di noi ha sicuramente dei doni, però, secondo me tu hai una marcia in più, Hai la capacità, di essere sei una persona concreta, sei una persona che però non vive di apparenze, sei un qualcuno che, a mio avviso molto dinamica o dinamico, una persona che sarebbe sempre in movimento, un qualcuno che ha una particolare attitudine con il mondo della musica. O ti piace molto ascoltare musica, o
c'è una canzone che ascolti, e riascolti e che ti dà la carica, per affrontare, ecco, quello che possono essere, ecco, le difficoltà della vita, insomma può essere una musica particolare che o tu avere a che fare col mondo della musica, insomma, può essere una tua passione. Torniamo a te, elefantino. Qua mi stanno dicendo questo, che c'è una situazione, adesso come adesso, che potrebbe anche essere, lavorativa o di realizzazione personale, dove tu ti senti un po' costretta o costretto, ti senti costretta o costretto in una situazione che non ti appartiene, ecco, questo. E dove non ti senti te stessa o te stesso, e mh. Circa questa situazione, è possibile che tu sia in attesa, che un qualcosa possa cambiare, che possa rinascere, sotto una luce nuova, Qua abbiamo, un elefantino, che non può essere ciò che vorrebbe essere, si sente costretto e questa cosa gli crea una grande sofferenza. Questa è una carta un po' di sofferenza, nonché è come se tu combattessi una guerra che consideri un po' una battaglia persa, ecco, una cosa di questo tipo. Io ti vedo, elefantino, una persona, potresti avere dei figli, potresti avere dei figli, una donna molto materna, o se sei un uomo puoi essere molto affezionato ai bambini o addirittura ai tuoi figli, e ti dico che hai un bel caratterino, elefantino. Qua ho questo imperatore. Sei un qualcuno che non transige, quando, ecco, si trova di fronte a certe situazioni, a certe cose, non transige, anzi vuole un po' imporre la sua volontà, mi viene da dirti questo. E di recente puoi aver preso un'iniziativa verso un qualcosa che vorresti cambiare. Io vedo questo. E può essere anche un cambio di lavoro, una cosa di questo tipo. Adesso vado a dirti questo qualcosa che sta per accadere, per te. È possibile, elefantino, che tu possa sentirti talvolta sola o solo, o hai paura della solitudine, di rimanere sola o solo, e questo ti comporta uno sforzo notevole. Qui abbiamo l'eremita,
con questo 10 di bastoni. È come se tu facessi fatica, ecco, non sopportassi la solitudine. E qui abbiamo due assi, abbiamo l'asso di coppe e l'asso di spade. Io penso che tu, allora, a prescindere da questo cambio di lavoro che ci hanno fatto vedere prima, possa essere anche in cerca di una relazione sentimentale stabile, ma per arrivare a questo c'è bisogno di fare una scelta. E vediamo un po' questo qualcosa che sta per accadere. Vedi anche qua, sto 2 di denari mi parla di incertezza, di due possibili situazioni, dove ti stai un po' barcamenando, elefantino. E a prescindere dal discorso solitudine che ti facevo prima, qui abbiamo quest'imperatrice, io vedo che quel qualcosa che sta per accadere potrebbe essere, ti do 2 possibilità, perché qui abbiamo il cavaliere di bastoni e la regina di bastoni. O la conoscenza di un segno di fuoco, Ariete, Leone, Sagittario, o una persona molto passionale, oppure qui stiamo parlando, vedi, 9 di coppe, soddisfazione, di andare a scusami, di andare a sperimentare una situazione bella che ti appassiona, cioè tu vai a fare una scelta che sai tu quale deve essere, e questa cosa ti porta benessere, gioia, serenità, allegria. E allora o incontriamo una persona di un segno di fuoco, oppure in funzione a questa scelta che tu vai a fare si va a sperimentare, ecco, una sensazione di benessere. Vedendo questa carta mi viene da dirti che la vita si restringe o si espande in proporzione del coraggio di ciascuno. E qui con questo 2 di spade penso che per te stiamo parlando di coraggio nell'andare a fare un qualcosa che poi ti fa stare bene. Vabbè, non mi stupisce la giustizia finale. Se ti trovi in una situazione dove adesso come adesso non sai cosa è meglio fare, c'è indecisione, questo 2 di denari, 2 di spade, ciò che ti sta per accadere è sicuramente, con questa carta della giustizia, riuscire a trovare un equilibrio in questa cosa che ti porterà sicuramente, qui abbiamo una regina di denari, può anche essere un discorso economico, in base a una scelta che tu farai, andare a ritrovare una stabilità economica, una cosa di questo tipo. Diciamo che la stesa per te vuole dire, insomma, ci sta parlando di una scelta che farai e in funzione di questa scelta vai a stare bene. Quindi
questo barcamenarsi in una situazione che sai tu quella che è, non richiede nient'altro che decidere ciò che tu vuoi andare a fare. Ok, elefantino? E circa questo segno di fuoco, se lo conosci già, hai già capito chi è. Se non lo conosci ancora, andrai a conoscerlo e va a riaccendere questa passione, una passione nella tua vita. Ok, elefantino, consiglio per te dagli arcani maggiori. Vediamo cosa ti dicono. Per l'elefantino. Abbiamo la carta dell'eremita. Ma io dico sempre che quando esce l'eremita i tempi sono maturi, L'eremita è una carta di pensiero, di maturità, di aver pensato molto sul da farsi, elefantino, e che i tempi sono maturi per prendere questa decisione che loro ci hanno fatto vedere qui. Guarda, allora mi chiedo che cosa tu stia aspettando, magari scrivimelo nei commenti. I tempi sono maturi, elefantino. Viene da dirti che devi dare a ogni giornata la possibilità di essere la più bella della tua vita, perché se vuoi hai la capacità, perché questa cosa possa essere. Messaggio degli angeli per te, vediamo cosa ti dicono. Per l'elefantino. Elefantino. La vita è meravigliosa. L'intenso lavoro e la dedizione che hai riservato ai tuoi sogni ti porteranno profonda pace e grande appagamento. Concediti un po' di tempo per godere di tranquilli momenti di riflessione e di svago. Vedi che non a caso c'era uscito l'eremita. Penso che tu abbia già riflettuto comunque. Sentiti libero di concederti piccoli lussi. Ti sei guadagnato la sicurezza e l'indipendenza finanziaria, te l'avevo detto prima, Qua c'è la regina di denari, quindi se adesso c'è incertezza economicamente parlando, ciò che sta per accadere sono delle certezze anche dal punto di vista economico. Ok, elefantino? I tempi sono maturi. E ti dico adelante. Adelante, elefantino. Vado a accendere un incenso che si è spento, perché mi piace comunque avere sempre, ecco, un incenso acceso durante la stesa, e lo mettiamo qua. Angioletto, suerte per te. Andiamo a vedere questo qualcosa che sta per accadere. Innanzitutto vediamo chi sei tu, angioletto. L'angioletto per me è di un segno d'acqua, Cancro, Scorpione e
pesci, ma potrebbe anche essere, di un segno di terra, Toro, Capricorno, Vergine, o avere un ascendente in uno di questi segni. L'angioletto è, una persona, a mio avviso, molto altruista, perché lo vedo di qua. Sei una persona altruista, sei una persona dedita, ecco, agli altri, un qualcuno che, abituato, come si suol dire, ad aiutare, a dare, ecco, anche supporto, aiuto, volentieri, ecco, talvolta senza pretendere nulla in cambio, ti viene proprio naturale, sei un qualcuno che, potrebbe stare, a mio avviso economicamente bene, e un qualcuno al quale piace divertirsi, stare in compagnia e che, di recente potrebbe essersi sentita puoi esserti sentita gratificata o gratificato per un qualcosa, sì, diciamo che ti vedo positiva o positivo. C'è un però, l'unico però che io ho qua, è questo 5 di coppe, dei rimpianti verso un qualcosa del passato, che poi adesso andiamo a vedere di che cosa si tratta, Penso che tu possa essere, oltre al fatto di, come ti dicevo, altruista, anche una persona molto amabile, nonché, possedere un cane, un gatto, amante degli animali, insomma fare un qualcosa, ecco, anche per, gli animali. Ti vedo molto empatica, di quelle persone, qui è l'imperatrice, che sono naturalmente circondate, da altre, perché è come se tu emanassi, ecco, un'energia, un qualcosa di bello, di positivo che agli altri piace, fai star bene le persone, mh? Angioletto. E, cosa ti posso ancora dire di te? Qua stai aspettando un messaggio da qualcuno o una comunicazione che ti deve arrivare per un qualcosa e questa cosa ti crea un po' di un pizzico, sei un pizzico sul chi va là, a mio avviso, con questa regina di spade. Questa è la carta del messaggio. Ehm, mhmm, penso che, ecco, questo riscontro positivo che ti dicevo, che puoi aver ricevuto di recente, faccia riferimento a un qualcosa di lavoro o, un qualcosa dove tu ti sei impegnata, impegnato molto e hai avuto il tuo riscontro. Io vedo questo. Mh? Ehm, mhmm, io penso che tu sia un qualcuno che, a parte una persona romantica o romantico, che di recente, allora, oltre l'aspetto lavorativo, possa aver concretizzato sentimentalmente parlando, con una persona di un segno di terra, un Toro, Capricorno, Vergine, o una persona molto pratica, anche un pizzico materialista per descrivertela, per farti capire chi può essere. Può essere un amico, un fidanzato, ehm, un compagno, insomma, vedi tu. Però un qualcosa, si è concretizzato per me, Vediamo, vedi anche qui ho una carta, che mi dice che con te si sta bene, angioletto, una carta di benessere, mh? E
posto star bene, però, diciamo, c'è un qualcuno qua, per farti capire, che nonostante tu sia, ecco, una persona, mhmm, che talvolta dà tanto senza ricevere quello che sarebbe giusto ricevere in cambio, potrebbe esserci un qualcuno nella tua vita, ecco, che ha approfittato o non è stato capace di darti quello che sarebbe stato giusto darti, Qui ho un re di spade con la regina di spade e da questa persona tu stai aspettando una comunicazione. Ce l'ho qua. E questa comunicazione io penso che o possa esserti arrivata o ti arriverà, abbastanza nell'immediato, ti farà, cambiare vedute, su questa persona, loro ci dicono questo. Mh. Qua angioletto sarebbe il caso, da quello che io vedo, mh, di cominciare a decidere ciò che tu vuoi fare circa, un qualcosa verso il quale ti senti un po' titubante, Allora, ricorda, che la vita non è aspettare che passi la tempesta, ma è imparare a ballare sotto la pioggia, mh? Sai perché ti dico questo? Perché questo 4 di coppe mi ha ricordato questa frase, quindi la vita non è aspettare che passi la tempesta, come magari stai facendo tu adesso, ma è imparare a ballare sotto la pioggia. Questo mi sembra lo dicesse Gandhi, Ma, torniamo diciamo, alla domanda dell'interattivo, questo qualcosa che sta per accadere per te. E adesso ti dico che cos'è. Mh. Ma, guarda, già prima qua avevamo re di denari, di nuovo re di denari. Io ci vedo un consolidamento, di una situazione con una persona che può essere un segno di terra, Ehm, una persona o una situazione dove, ecco, può essere coinvolto un segno di terra. Mhmm, Ci sta anche un cancro, scorpione, pesci però, con questo cavaliere di coppe e qua c'è un 10 di coppe e mi parla di consolidamenti per te, angioletto. Mi dice che, grazie a una comunicazione che riceverai, qui abbiamo la carta del mondo, non a caso già prima ci parlavano di comunicazioni, va a consolidarsi una situazione importante per te, potrebbe anche avere a che fare con un giovane o una giovane, L'abbiamo qua. E la tua stesa ci parla, guarda, neanche a farlo apposta, 10 di denari, ci parla di un consolidamento di un qualcosa, ehm, che può essere una situazione dove tu stai sperimentando adesso come adesso delle mancanze, perché c'è un 5 di denari, che tu consideri una battaglia persa, dove ti sei sentita o sentito ingannato, ma che poi di fatto, vedi, altre carte di comunicazione, ma che poi di fatto va a recuperarsi.
Quindi, penso di averti dato tutti gli indizi, tutto quello che era possibile, ecco, in base a ciò che ci ha detto la stesa. Qua mi parlano di un consolidamento di una situazione che può essere sentimentale, ma allo stesso tempo anche, lavorativa o finanziaria, ecco. Circa, ecco, adesso come adesso, come se tu stessi sperimentando delle mancanze, verso un qualcosa che consideri una battaglia persa, mh, dove magari ti sei anche sentita ingannato o ingannata, e invece grazie a una comunicazione che riceverai, ecco questo è un 8 di bastoni, ci parla di comunicazioni abbastanza veloci, immediate, una cosa di questo tipo. Infatti ci usciva già prima per te, e te l'avevo già anche detto prima. E va a consolidarsi una situazione. Vediamo gli arcani maggiori cosa ci dicono per te. E questo qualcosa che sta per accadere è proprio questo, mhmm, senza dubbio. Angioletto, vediamo cosa ci dicono per te gli arcani maggiori. Per l'angioletto. Abbiamo la carta del matto qua. Il matto sono nuovi inizi, sono energie, a mio avviso molto, dinamiche, però in questo caso io, ricollegandomi a quello che abbiamo visto prima per te, parlerei di nuovi inizi, dell'avventurarsi, ecco, in una situazione che pensavi perduta, e invece, con questo matto andiamo, ecco, a iniziare, un qualcosa di nuovo, che a mio avviso fa riferimento a un consolidamento, come ti avevo già detto prima, ehm, verso una situazione che ti sta particolarmente a cuore, angioletto. Vediamo cosa il messaggio delle carte degli angeli, cosa ci dicono per te. Per l'angioletto, siamo siamo in tema, con gli angeli. Vediamo, per l'angioletto. Mh. Ti dicono questo: ci sono momenti in cui tutti hanno bisogno di una mano. Gli angeli vogliono farti sapere che puoi affrontare le presenti difficoltà assieme ai tuoi cari. Accetta l'aiuto di chi ti circonda, la situazione che vivi è temporanea, è meglio rimandare la decisione, di mettersi in proprio, abbi pazienza. Allora, loro qua ci dicono che se tu stai, a mio avviso, rivedendo, cosa ci diceva la stesa prima per te, stai per intraprendere, ecco, un'azione circa un qualcosa, sarebbe meglio, che aspettassi che, questa comunicazione che deve arrivare a sua volta per te, ecco. Allora prima di fare passi falsi, mh, sarebbe meglio che tu, attendessi, ecco, queste comunicazioni che ti devono arrivare e che porteranno ad un consolidamento di una situazione, che sia sentimentale, che sia economica, mhmm, lavorativa, questo lo vedrai tu, mh? Questo è qualcosa che sta per accadere. Sono comunicazioni che porteranno a un consolidamento e un nuovo inizio, okay? Angioletto, e questo era per te. Pensavo se avevo ancora qualcosa, da dirti, ma con questo 7 di spade mi viene da dirti che, dicono, che la vita è come un eco. Se non ti piace quello che ti rimanda,
devi cambiare il messaggio che invii. Questo è una cosa che, mi è venuta da dirti così vedendo 'sto 7 di spade. 7 di spade è sensazione di inganno, è sensazione di insomma una carta, un pochino pesante, quindi angioletto, ricordati che la vita è come un eco, mh? Prova a cambiare, questo messaggio che invii in funzione di questo nuovo inizio e consolidamento di una situazione. Ok? Angioletto, adelante. Voilà, con oggi abbiamo finito. Io come solito vi ringrazio per avermi seguita e vi saluto dicendovi cuoricini, cuoricine, adelante. Ciao.